Ciao a tutti e bentornati. Prima di cominciare con il video di oggi volevo avvisarvi che il mio podcast Contatto Avvenuto Skyline, sì, hai capito bene, con le vostre storie allucinanti, è fuori adesso su tutte le piattaforme digitali. Sto ancora aspettando risposta da Amazon Music e da Apple Podcast, ma per il resto sono fuori ovunque, Spotify, Deezer, eccetera. Finalmente torna questa fantastica playlist. Finalmente torna Contatto Avvenuto con le vostre esperienze devastanti. Un podcast ascoltabile già uscito in 5 episodi da mezz'ora all'uno che puoi trovare su Spotify, eccetera. Scrivi UFO Contatto Avvenuto Skyline e dovresti trovarmi. Mi raccomando, facciamo squadra. Mi raccomando, diamoci man forte all'interno della community e facciamoci riconoscere. Mandate il podcast in classifica e per farlo dovete cliccare tutti su Segui. Mi raccomando, se da un primo ascolto pensi che ti possa piacere, clicca su Segui e spingi il nuovo podcast. Seguilo, valutalo con 5 stelle e attiva la campanellina così che ogni volta che viene pubblicato un nuovo episodio verrai avvisato automaticamente. Ho in programma di aggiungere 2 episodi al mese così che qui su YouTube possiate trovare un'informazione più impegnata e sulle piattaforme di podcast una bella iniziativa dinamica che ti puoi seguire in ogni momento della giornata, mentre guidi, mentre cucini, mentre fai sport, eccetera. Mi raccomando, spingete forte il podcast, specie su Spotify, e fatemi capire che volete altri episodi. Link in descrizione. La panspermia, signori, è l'ipotesi secondo cui la vita esista in tutto l'universo, distribuita da polvere spaziale, meteoriti, asteroidi, comete e planetoidi, e se pensate che sia un concetto dell'ultimo millennio, vi sbagliate. Pensate che il primo a formulare un'ipotesi del genere fu il filosofo greco Anassagora, nel V secolo a.C., 500 anni prima di Cristo, che propose una teoria alternativa a quella delle divinità dell'epoca filosofeggiando sugli alieni per la prima volta nella storia. In questo episodio si parla di alieni, di scienza, di interventismo e delle ricerche ai massimi livelli accademici con gli studi approfonditi del professor Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, che, oltre ad aver istituito il progetto Galileo per lo studio degli oggetti spaziali non identificati, dopo Oumuamua, ha dedicato molto del suo tempo ad elaborare una teoria fondata e scientifica in merito alla panspermia controllata. Se te lo sei perso, ti consiglio di recuperare questo video su Oumuamua, video che, a mio parere, rientra nella top 10 dei migliori video sul canale. Ora, prima di tutto, legittimiamo le teorie di Anassagora, parliamo di panspermia e affrontiamo il contesto. L'abiogenesi è il processo naturale mediante il quale la vita è sorta da materia non vivente, come semplici composti organici, e si è trasformata in qualcosa di più complesso. L'ipotesi scientifica prevalente è che il passaggio dall'essere non vivente a quello vivente non sia stato un singolo evento, ma un processo evolutivo molto lento di crescente complessità che ha portato nel corso del tempo la formazione di un pianeta abitabile, la sintesi di molecole organiche, l'autoreplicazione molecolare, l'assemblaggio, l'autocatalisi e l'emergere di membrane cellulari. Sono state avanzate molte proposte per le diverse fasi del processo, ma comunque abbiamo capito, studiando la vita stessa che abita il nostro pianeta, che il processo è stato esattamente questo. Lo studio dell'abiogenesi mira a determinare in che modo le reazioni chimiche pre-vita hanno dato origine alla vita in condizioni sorprendentemente diverse da quelle presenti sulla Terra oggi, e continuando a studiare questo ambito ci siamo resi conto che la vita è tenace e può adattarsi a diverse situazioni che ai nostri occhi oggi ci sembrerebbero ostili. Ma com'è nato tutto? Dal niente non viene niente. L'input di portare composti organici sul pianeta quando era una landa deserta di lava, terremoti e fiumi bollenti deve essere avvenuto, e più progrediamo con la ricerca scientifica e più l'ipotesi di una panspermia, ossia di un aiutino esterno proveniente dallo spazio, diventa legittima.
Attenzione a confondere l'interventismo con la panspermia, ok? Prima parliamo di panspermia e poi di panspermia controllata e quindi di interventismo, riprendendo fra le mani anche il lavoro di Avileb. La panspermia richiede che le molecole organiche abbiano avuto origine nello spazio, forse per essere distribuite sulla Terra, che la vita abbia avuto origine da queste molecole e quindi sia di fatti extraterrestre, e che questa vita extraterrestre sia stata trasportata in qualche modo sulla Terra. La creazione e la distribuzione di molecole organiche dallo spazio, signori, è ormai incontrovertibile. Gli aminoacidi sono i mattoni della vita e svolgono un ruolo essenziale per il metabolismo umano. Non solo sono i naturali elementi costitutivi delle proteine e dei peptidi, ma sono anche i precursori di varie sostanze biologiche importantissime come gli ormoni e i neurotrasmettitori, e molti dei mattoni che reputiamo come costitutivi della vita per come la conosciamo, udite udite, sono stati ritrovati all'interno dei meteoriti. Scoperte silenziate di cui assolutamente non ti parlano a scuola. L'esistenza di vita nell'universo, anche se reputata oggettivamente possibile dalla scienza, è tuttora reputata come una pseudoscienza perché, a detta loro, non ci sono vere prove. Ecco, ma se all'interno dei meteoriti abbiamo trovato i mattoni che compongono la vita, non è forse un controsenso? È come se cammini nel bosco e trovi 20 tipi diversi di tane scavate nel terreno. Non è forse logico pensare che quelle tane sono state scavate da degli animali? Da animali diversi? No, Parliamone perché entriamo all'interno di discorsi esistenziali dall'importanza titanica. La vita sulla Terra, signori, potrebbe tranquillamente essere letteralmente piovuta dal cielo. E non lo dico io, non lo dice Jimmy il complottista con la maschera di Anonymous e la voce modificata che è qui soltanto come emissario delle buone nuove, ma lo dice la scienza. Nei meteoriti infatti sono stati trovati tutti, e dico tutti, gli elementi chimici che compongono non solo il DNA, ma anche l'RNA, che se te lo chiedono sono le molecole che caratterizzano gli esseri viventi. Lo studio pubblicato su Nature Communication ad aprile 2022 arriva da un gruppo di università giapponesi in collaborazione con la NASA che hanno analizzato 3 meteoriti. Il meteorite Murchison, caduto in Australia nel 1969, il meteorite Murray, caduto negli Stati Uniti nel 1950 e infine quello del lago Tagish in Canada, arrivato sulla Terra nel 2000. Le molecole trovate in tutti e 3 gli esemplari si chiamano piramidine e rappresentano uno dei mattoni che compongono il DNA. Questa, signori, è forse una delle scoperte del secolo di cui in Italia nemmeno si parla. Un altro tipo di mattone che hanno trovato nei meteoriti sono le purine, già trovate in passato nei meteoriti, pensate già dagli anni 60, e la caccia all'origine della vita, finora confinata alle rocce spaziali cadute sulla Terra, potenzialmente contaminate da materiale biologico, presto salirà di livello. 2 missioni spaziali infatti hanno prelevato dei campioni di roccia direttamente da meteoriti in cielo, una giapponese che sta effettuando le analisi e una americana che dovrebbe tornare sul nostro pianeta l'anno prossimo. I campioni prelevati direttamente dallo spazio daranno la risposta definitiva all'ipotesi che le molecole della vita possano essersi formate al di fuori della Terra, e già oggi l'ipotesi è più che concreta. Analizzando i 3 meteoriti terrestri, gli scienziati giapponesi sostengono comunque che purine e piramidine, i mattoni del DNA, si siano potuti generare grazie alle radiazioni fotochimiche che avvengono nello spazio interstellare, e poi si sono incorporati negli asteroidi nel periodo di formazione del Sistema Solare. Lo studio dimostra che una serie di molecole dei meteoriti può fungere da elemento costitutivo del DNA e dell'RNA sulla Terra ancora giovane. Ciò significa che molto probabilmente i mattoni della vita che hanno dato il via all'evoluzione sul nostro pianeta sono caduti dal cielo. E sappiamo anche quando. I mattoni del DNA sarebbero piovuti sul nostro pianeta durante il periodo chiamato intenso bombardamento tardivo, avvenuto dai 4 ai 3,8 miliardi di anni fa, non milioni, miliardi, durante il quale si sono formati per esempio molti dei crateri lunari. Gli scienziati giapponesi, da sempre specializzati nel cercare di capire come la vita sia nata sulla Terra, riferiscono che si stima che le prime forme viventi risalgano proprio a quel periodo e siano nate grazie ad una panspermia piovuta dal cielo. Siamo quindi extraterrestri? Sì, la risposta è sì, nel senso stretto del termine. La vita non proviene dal pianeta Terra.
I meteoriti ricchi di carbonio e antichi almeno quanto il Sistema Solare, come quelli in cui si sono formate purine e piramidine analizzati in laboratorio, potrebbero anche aver recapitato sul nostro pianeta, signori, quantità di acqua sufficienti a far sviluppare i primi vagiti della biologia. E se questi autobus spaziali che portano a bordo gli ingredienti della vita hanno fatto tappa sulla Terra, nulla esclude che possano aver toccato anche altri pianeti dell'universo nel corso del loro cammino. Tutto ciò legittima gli alieni, se te lo chiedono, ma a livello scientifico, non speculativo. Tutto ciò legittima in ambito scientifico gli alieni. Questa che state guardando è la pubblicazione scientifica che parla della scoperta dei mattoni della vita all'interno di 3 meteoriti analizzati e potete scaricare il PDF, consultare apertamente la pubblicazione, condividerla e constatare che qui nel video l'ho sintetizzata al meglio. E non solo, attenzione, non è finita qui. Già nel 2018 si ebbe la notizia relativa al contenuto di acqua. Non solo abbiamo trovato i mattoni della vita nei meteoriti, ma anche l'acqua necessaria alle reazioni chimiche. In scienza, a livello ufficiale, è dimostrato, grazie ai dati raccolti, consultabili e replicabili in laboratorio, è altamente probabile che la vita sia giunta dallo spazio. Ora, sentite che roba fuori di testa, A riprova di un'eventuale panspermia naturale trasportata da meteoriti o altro, cari amici, la NASA si è accorta che le sonde spaziali possono essere un valido meccanismo di trasporto per l'impollinazione incrociata interplanetaria all'interno del Sistema Solare. Questa non sempre è una buona cosa, non è sempre una cosa positiva e sulla base di questo le agenzie spaziali hanno implementato, state vedendo un'immagine, procedure di protezione planetaria per ridurre il rischio di contaminazione crociata. Ma microorganismi come il Tersicoccus phoenicis possono resistere alla pulizia dei veicoli spaziali in quelle che vengono chiamate camere bianche, intese a prevenire la contaminazione planetaria accidentale. Abbiamo anche la prova che resistono agli spazi siderali, abbiamo la prova chimica quindi che un batterio è stato tranquillamente in grado di resistere allo spazio aperto, così come l'acqua e i mattoni della vita che compongono DNA ed RNA ritrovati all'interno dei meteoriti. Ora, se non si fosse capito a questo punto del video, abbiamo fra le mani tutti i dati possibili e inimmaginabili che ci consigliano, anzi che ci permettono di affermare che la panspermia non solo è possibile, ma che inoltre è sicuramente avvenuta e avviene continuamente nello spazio, un po' come le api che impollinano i fiori e danno il via alla catena biologica senza la quale la vita sul pianeta si estinguerebbe. Ecco, prova a guardare questo meccanismo su larga scala mettendo i meteoriti al posto delle api e i pianeti al posto dei fiori e ti accorgerai che l'universo pullula di vita. E che pullula di vita non lo dico io, ma la legge matematica delle probabilità, perché se la probabilità di trovare i mattoni della vita in 3 meteoriti giunti sino a noi è stata così elevata da farceli rilevare più e più volte, significa che su 10 meteoriti, e quindi su 10 miliardi o su 10.000 miliardi o su 10 milioni di miliardi, 10 di essi contengono i mattoni della vita. 2 più 2 fa 4 e dell'universo, a parer mio, non abbiamo ancora capito niente. Ora, e se questa impollinazione non fosse sempre un meccanismo naturale, ma anche artificiale? Qui si aprono le acque. No, mi spiego meglio. Una razza aliena nello spazio ha capito la panspermia naturale, quella che ho spiegato adesso, ha rilevato i mattoni della vita nei meteoriti 1 miliardo di anni fa. Ha quindi imparato da questo meccanismo e ha capito che inviando sonde alla deriva nello spazio all'interno delle quali ci sono stati inseriti artificialmente i mattoni della vita è possibile popolare interi pianeti. Non importa se ci vorranno miliardi di anni, non importa se il pianeta da cui sono state inviate le sonde quando le sonde approderanno in altri sistemi planetari non esisterà già più. È evidente che se domani faccio tutti i calcoli del caso e invio una sonda in direzione di un sistema planetario, anche se ci mette 1 milione di anni, la sonda arriverà prima o poi, e se spedisco milioni di sonde all'anno ogni giorno per 1000 anni, riesco, io razza aliena evoluta, magari anche multiplanetaria, ad assicurare la vita ai posteri nell'universo. Ecco, questo è un pensiero che ha partorito non Omega Click, ma il professor Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard. Nel suo libro Non siamo soli, nel capitolo intitolato per l'appunto Semi, scrive che
Tra i veicoli spaziali alieni potrebbero esserci robot equipaggiati con stampanti 3D e intelligenza artificiale che consentirebbero loro di utilizzare materie prime raccolte altrove per produrre oggetti artificiali basati su progetti provenienti dal loro pianeta di origine. Ciò servirebbe allo scopo di evitare catastrofi in un particolare luogo, realizzando copie del medesimo e prezioso contenuto in altri luoghi. Il vantaggio della stampa 3D della vita, utilizzando materie prime recuperate su un pianeta bersaglio, è che i sistemi biologici naturali provvisti di DNA come lo conosciamo vivono per un periodo limitato. Anche gli elementi costitutivi della vita custoditi più accuratamente possono disintegrarsi entro qualche milione di anni. Una volta raggiunta la destinazione, macchine capaci di costruire la vita possono invece durare assai più a lungo. Forse dovremmo lavorare più a lungo la stessa linea ancor prima di ottenere prove incontrovertibili del fatto che non siamo l'unica o anche solo la più intelligente forma di vita nell'universo. Ora, a questo punto del video io do per scontato che ti sei visto l'episodio su Oumuamua. Se così non fosse, ti riassumo molto brevemente i concetti per capire la panspermia controllata. Avi Loeb, avendo dimostrato ogni oltre ragionevole dubbio nel suo libro che Oumuamua, entrando nell'orbita solare ad un certo punto ha deviato, scrivendo eppure ha deviato, avendo dimostrato che anche di fronte ai telescopi costruiti a questo scopo, Oumuamua non ha prodotto degassamento alcuno in nessuno spettro visibile osservabile, facendo capire a tutti che non era una cometa, avendo dimostrato che si trovava nell'SRL, ossia nel sistema di riposo locale di quiete, ossia che viaggiava ad una velocità costante proporzionata al moto di tutti gli oggetti stellari che gli stavano intorno, prova assoluta del fatto che non poteva essere naturale, avendo dimostrato dati alla mano analizzandone lo spettro della luce che Oumuamua poteva avere solo due forme, o a forma di sigaro o schiacciato come una frittella. Per questi altri dati, il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard ha detto: non è un meteorite, né una cometa, ma un artefatto alieno. Cioè, informati, il progetto Galileo è nato per questo motivo. Sulla scia di queste analisi abbiamo il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard che è assolutamente convinto che Oumuamua era un artefatto alieno. Ecco, a quel punto si è detto: bene, ma che cos'è? E dopo numerosi studi, dopo l'ipotesi di boe interstellari per tracciare i percorsi, ha dedotto che l'ipotesi più probabile è quella di una vela fotonica. E l'ipotesi che ha prodotto, sulla base di molti dati analizzati, è quella che si trattava di una vela fotonica che si occupava di panspermia controllata. Tramite il miliardario Yuri Milner è nato un progetto che si chiama Starshot Initiative, che impegna Avi Loeb e Harvard nel creare una vela fotonica, appunto, che, accelerata con dei laser che producono 10 gigawatt di potenza al metro quadro, e bombardando con questi laser la vela fotonica inviata a svariate volte la distanza Terra-Luna, è possibile accelerarla ad 1/10 della velocità della luce, permettendo alla vela fotonica equipaggiata con una microcamera di raggiungere, a conti fatti, Proxima Centauri in 20 anni anziché in 100.000. Questo libro ti cambierà la vita. Non sto scherzando, compralo e leggilo, perché se sei appassionato di queste tematiche ti cambierà la vita. Ora, l'ipotesi che parte dalla panspermia, che sappiamo essere realtà, e finisce nella teoria della panspermia controllata tramite vele fotoniche accelerate tramite dei potenti laser da una qualche razza aliena per assicurare in qualche modo la sopravvivenza dell'intero universo ed espandere così l'esistenza dello spazio siderale, è un pensiero così estremo? Se sei ignorante come un pezzo di carbone, sì. Se invece fai muovere i neuroni e provi a seguirmi con una mente aperta, capirai che questa non solo è una teoria molto affascinante, ma che inoltre è anche più che veritiera e coerente con la scienza e con la vita, per come la conosciamo. Io, veramente, ti invito ad approfondire questi studi, ma ti invito calorosamente ad approfondire, ok? Perché hanno dell'incredibile. Penso che siano la chiave.
E per oggi, signori, è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e spero soprattutto che ti incoraggi alla ricerca. Il senso ultimo di questi video, che ovviamente non possono approfondire o esporre al 100% il contenuto di libri da 300 pagine l'uno, è quello di portarti a ragionare, darti degli input positivi e spingerti ad approfondire, ad informarti in merito a quella che i detrattori chiamano scienza di confine. Signori cari, il senso del canale è quello di stimolare gli spettatori alla ricerca in questo ambito e se ci sono riuscito, contribuisci al mantenimento di questo spazio virtuale con un like. Basta poco, è gratis e non ti costa niente. Grazie per essere stati con me, se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!